iniziato a lavorare 35 anni fa nel mondo tessile, sono laureato in chimica industriale. L'esperienza più lunga negli ultimi tempi significativa è stata sicuramente essere amministratore delegato negli ultimi 15 anni del gruppo Marzotto. Allora, definire una leadership è qualcosa, credo, di abbastanza complesso. Credo che sia una caratteristica che parte dalla persona e che si consolida nel tempo attraverso l'esperienza personale. La capacità di essere il traino di altre persone è confermata dai successi, viceversa i successi creano delle condizioni di minor presa sugli altri, prima di tutto forse su te stesso. Gli attributi che uno deve avere, credo che ognuno li abbia un po' diverso. Deve avere la capacità di essere credibile per le persone che devi governare. Dipendono da te, ti chiedono delle certezze o chiedono di vedere qualcuno che abbia delle idee chiare su quelli che sono i termini di prospettiva. La direzione deve essere chiara a tutti, senza quello la leadership molte volte si va a perdere. Certo, un leadership è anche in qualche misura un po' visionario, proietti l'attività del gruppo in un lungo periodo, gli altri devono riconoscere in te quel minimo di visione. Tutte e due le cose, credo che ci siano delle condizioni personali innate, ma una serie di successi ti confermano prima di tutto a te come persona nella leadership e una serie di insuccessi ti fanno cadere la tua autostima e quindi il tuo livello di capacità di relazionarti in modo autorevole con gli altri. Quindi in qualche misura la leadership si costruisce, si conquista. Ma io credo che le relazioni cambiano nel tempo al mutare delle condizioni delle persone, in positivo o in negativo, ma anche tu muti perché hai delle consapevolezze, perché hai delle evoluzioni tue personali, anche collegate all'età. Io ho uno stile di leadership molto autoritario, quindi che lascia spazio alla partecipazione delle persone fino al punto in cui si discute intorno al tavolo per arrivare alla soluzione, ma dopodiché la leadership, fatta la scelta, impone dal mio punto di vista autorità e autorevolezza nell'affermazione di ciò che è stato scelto. E poi una buona delega implica sempre il controllo. Io ho persone che lavorano con me o che hanno lavorato con me 15 anni fa e che sono ritornati a lavorare con me, e che questo è un'espressione della leadership, il fatto che cambiando le condizioni, anche le aziende e le situazioni, le persone ti seguono. L'evoluzione del tempo fa cambiare molto anche i tipi di relazioni. Quando vai in un posto nuovo non ti porti dietro la squadra che c'era prima, devi capire bene qual è la qualità delle persone, quindi la leadership si esprime secondo me anche nel sapere usare gli strumenti che ti vengono messi a disposizione. Prima di tutto sono le persone. Il team building si fa nella quotidianità, ma nel momento in cui deve essere indicata la via, tu gliela indichi con precisione, si sente, come dire, protetto. Il leader ha il compito di proteggere la propria squadra, quindi ci sta in mezzo a loro. Se hanno un problema devono sapere che possono venire a parlarne e alla fine uscire con una soluzione. È diverso poi parlare di governo di una situazione dall'alto rispetto a qual è il livello di confidenza che c'è fra il capo e il collaboratore. Bisogna prestare molta attenzione, devi misurare molto da persona a persona, indipendentemente dal ruolo. Sicuramente il raggiungimento di certi obiettivi economici all'interno dell'impresa favorisce poi la possibilità di distribuire in diverso modo, ma può essere lo stipendio fisso, può essere il livello di bonus collegato a un risultato, possono essere delle attività sociali di impresa, non sono sicuramente i lavori di gruppo da sé politico, quindi non è che basta l'impegno, ci vuole il risultato. Direi feedback che siano di gruppo oppure individuali, ma sono uno strumento importante. Ci sono anche feedback che sono estemporanei, vai subito a puntualizzare, puoi compiere un errore nel dare un feedback immediato, però qualche volta l'immediatezza del feedback è importante più che una revisione alla fine di un periodo.